Guardate che sta arrivando verso di noi. Ciao! Ciao ragazzi, eccoci qui, bentornati. Io sono Manuel e questo è Italiano Immersivo, il canale dove impari l'italiano in modo naturale immergendoti nella lingua. E questo è il vlog che vi avevo tanto promesso, visto che comunque è un po' di tempo, saranno 6 o 7 video che non facciamo più un vlog, perché c'è stato di mezzo l'inverno, il freddo, la pioggia e quant'altro. E oggi in realtà non è che sia bellissimo, adesso vi faccio vedere. Vedete, oggi il cielo è così, è tutto nuvoloso, è un cielo proprio... Si dice che il tempo è uggioso, il tempo, che il tempo fra l'altro in italiano può voler dire sia tempo atmosferico, no? Inteso come weather conditions, oppure tempo inteso come time, no? Ha questa doppia accezione, due significati. Si dice il tempo è nuvoloso, oppure possiamo dire il cielo è nuvoloso, la giornata è nuvolosa, il concetto non cambia. Quindi oggi speriamo che il tempo tenga, un modo di dire speriamo che tenga, speriamo che stia su, cioè speriamo che non piova, non inizi a piovere. Non dovrebbe, è tutto nuvoloso ma non dovrebbe piovere. Fra l'altro in realtà è anche più bello fare le riprese così, perché il cielo nuvoloso senza i raggi del sole troppo forti fa un po' da softbox. Come potete vedere dalla mia tenuta comunque fa ancora abbastanza freddo, perché siamo a fine febbraio, ci sarà 1 o 2 gradi, ci saranno 2 gradi. E questa volta fra l'altro me lo sono messo il cappellino, il berretto me lo sono messo, me l'avete consigliato nell'ultimo vlog. Qualcuno di voi, più di uno in realtà, aveva notato che non avevo il berretto e infatti avevate ragione voi, perché poi dopo nei giorni successivi, non ve l'ho detto ma l'ho pagata cara quella sbruffonata di uscire così senza berretto a novembre. Ma dove vi porto oggi ragazzi? Dove vi porto oggi? Oggi vi porto in un posto dove siamo già in realtà passati in un video, quel video che avevamo fatto dove avevamo visto la Franciacorta in macchina, ci eravamo passati davanti e io vi avevo detto una volta casomai ci torno a piedi e faccio un bel video, ed eccomi qua. Manuel mantiene sempre le promesse. Noi in italiano diciamo ogni promessa è debito, ogni promessa è debito, modo di dire vuol dire che le promesse vanno mantenute. L'uomo d'onore mantiene sempre le sue promesse e quindi eccoci qui. Siamo al monastero che vedete là in fondo, adesso ci arriviamo, il monastero di San Pietro in Lamosa. Qui abbiamo un bel cartello e adesso noi saliamo questa via, questa viuzza, questa piccola via fatta di San Pietrini. Vedete questi ciottoli tutti belli e squadrati? Questi si chiamano San Pietrini. San Pietrini, è una via fatta di San Pietrini. È costeggiata da un muretto di pietre a vista, cioè pietre tenute assieme dal cemento. Si chiamano pietre a vista questo tipo di lavorazione. Vedete? Andiamo al monastero. C'è scritto Sito Cluniacense perché questo è un monastero che in origine era un monastero cluniacense proprio, ed è antichissimo. Adesso andiamo su, lo vediamo meglio e vi spiego 2 o 3 cose. Qui bisogna pagare un ticket, bisogna pagare un biglietto, ma in italiano lo chiamiamo ticket. Prima di pagare scegli il tipo di ticket, riserva o monastero, e segui le istruzioni sullo schermo. Perché dice così? Perché qui c'è il monastero, andando su di qua, no, vedete? C'è il monastero, adesso è nascosto dagli alberi, ma adesso ci arriviamo, lo vedete meglio. E invece andando giù da quest'altra parte, andando giù di qua, e anche qui dopo ci andiamo se abbiamo tempo, si va alle torbiere, le famose torbiere del Sebino. Ve le avevo menzionate anche queste nel video del giro in macchina. Le torbiere del Sebino sono questa bellissima distesa acquitrinosa, è una riserva naturale, ma non vi anticipo niente, ve lo spiego meglio dopo. Adesso vediamo di prendere questo ticket. Qui i puristi della lingua chiederanno perché diciamo ticket e perché non diciamo biglietto. Ragazzi, purtroppo è l'inglese che si mangia un po' tutte le altre lingue, non solo in Italia succede questo. Ecco, ho scelto monastero 2 euro, riserva naturale, noi dobbiamo farle entrambe, quindi vabbè. Guardate, questo è il monastero, già si vede.
monastero cluniacense, e vi dicevo, questo monastero è antichissimo, adesso non voglio fare il saccente, vi dico quello che più o meno mi ricordo. È stato fondato quasi 1000 anni fa, cioè nel 1083 questo monastero già esisteva, magari non così sicuramente, no, era una chiesetta, ed era stato donato nel 1083 all'ordine cluniacense. Poi ha avuto tantissime vicissitudini, come spesso capita in questi casi, nel corso dei secoli, ed è arrivato poi a diventare di proprietà privata, e che io sappia è stato poi donato da famiglie private che lo avevano comprato alla parrocchia, quindi alla chiesa, alla parrocchia di Provaglio di Iseo, che è il paese dove ci troviamo adesso. Ecco, qui entriamo. Queste sono le mura laterali, le mura o i muri. Questo è interessante perché sono due parole simili ma con un'accezione un po' diversa. I muri di solito indicano le pareti, no? Le pareti di una costruzione, i muri di casa, i muri di un edificio. Le mura indicano di solito le pareti di contenimento esterne. Di solito si dice ad esempio le mura della città, no? Quindi queste grandi muraglie che delimitano, no? E qui infatti noi possiamo dire le mura perché sono le mura esterne che vanno a delimitare, no? Proseguiamo di qui. Qui abbiamo due alberi spogli perché è inverno, vedete, spogli. Gli alberi si chiamano spogli quando non ci sono le foglie in inverno, i rami sono così, non secchi perché secchi sono quando non c'è più la linfa. In realtà questi non sono secchi, sono semplicemente spogli perché sono cadute le foglie essendo inverno. Guardate che bello, come la struttura, no, dei rami dell'albero si staglia contro il cielo. Si staglia contro il cielo, imparate questo verbo, stagliarsi. Sono verbi questi anche un po' letterari, no, che non sentite tutti i giorni. Oh, il treno! No, è passato, non sono riuscito a farvelo vedere. Perché qua sotto c'è la ferrovia, vedete? Vedete lì, passa una ferrovia. La ferrovia è quella dove passa il treno. Quelle che vedete là in fondo sono le torbiere del Sebino. Dopo ci andiamo e ve le spiego meglio. Fra l'altro qui continuate a sentire tutti questi rumori di automobili. Sentite tutti questi rumori perché c'è una strada, una via provinciale che passa. Vedete? E questo monastero, ecco, vediamolo ancora un po' meglio, è antichissimo, è veramente antichissimo. E guardate, là in cima su quell'altura, non so se da qui lo vedete, c'è una croce, qui così c'è una croce, e là, lo indico col dito, ecco qui così, c'è un'altra chiesetta, un altro santuario. Questa è una cosa che vi ho raccontato più volte anche in altri vlog, no? Il fatto che abbiamo tutti questi santuari, tutte queste chiesette, no? Su ogni altura c'è una chiesetta, un santuario, un monastero o qualcosa del genere, e fa parte del nostro panorama culturale, della nostra tradizione, ma è molto interessante. Io ricordo il mio professore di filosofia, storia e filosofia al liceo, una volta ci aveva detto se voi notate nei nostri paesi vedrete che ci sono più chiese che banche. E quello che l'uomo costruisce dice molto della sua cultura, della sua identità culturale, no? Ed è questa cosa che mi è sempre rimasta poi impressa negli anni. Adesso quindi ragazzi noi andiamo là alle torbiere. Noi fra l'altro qui, noi locali, queste le chiamiamo le lame, le chiamiamo semplicemente le lame. La parola lame, plurale di lama, credo che sia una parola dialettale che indica sostanzialmente un acquitrino, bella questa parola, acquitrino. L'acquitrino è una piccola palude. Ora noi per andare là dobbiamo
tornare indietro, scendere e fare questo percorso che va giù di qua per quella via, quindi c'è un bel pezzettino di strada in realtà da fare. Andiamo. Adesso noi torniamo indietro, cioè facciamo la strada al contrario. Ecco, noi siamo venuti da qua e dobbiamo andare giù di là. Qui vedete il cartello che ci dice divieto di accesso agli animali domestici, quindi non si può fare una passeggiata ad esempio col cane, divieto di accesso anche in bicicletta, e ci ricorda che dobbiamo pagare il ticket, obbligo di ticket per visitare la riserva. È bello, obbligo, mi fa venire in mente una cosa curiosa, no? Qua in Italia quando troviamo i cartelli e qualcosa è vietato, no? Spesso trovi scritto non vietato la tal cosa, no? Ma scrivono è severamente vietato, no? Severamente vietato. E questa è una cosa culturale particolare, no? Perché ti indica tanto la cultura di un popolo. Gli italiani, che sono abbastanza indisciplinati, non basta che gli dici vietato, devi dirgli severamente vietato. E qui ci indica anche torretta di bird watching. E questo è interessante perché le torbiere sono anche una riserva molto molto famosa per appunto l'osservazione degli uccelli, quello che anche noi qui chiamiamo bird watching. Usiamo il termine inglese perché è un termine sintetico per esprimere questa attività. Scendiamo di qui. Vedete, dicono che la riserva naturale Torbiere del Sebino è una zona umida di origine glaciale, posizionata tra il lago d'Iseo e l'anfiteatro morenico della Franciacorta. Praticamente, ve la spiego io in modo molto semplice, quando si è formato il lago d'Iseo, ecco, semplice ma in realtà prendetela con le pinze, questo è un detto che avete trovato anche nell'ultimo video che abbiamo fatto, quello con tanti detti, prendere qualcosa con le pinze, cioè prendetelo con beneficio di inventario, altro detto ancora che vuol dire la stessa cosa, cioè insomma non fidatevi al 100% perché non sono uno scienziato, ecco, però anziché stare a farvi tutta la pappardella di Wikipedia, no? La pappardella, bello questo termine colloquiale, no? Una pappardella è una cosa lunga ed elaborata. Intanto passiamo sotto questo arco, passiamo sotto questo bellissimo arco. Questa è una volta a botte, vedete, una volta a botte, un ponte come quelli romani antichi, no? Con le volte a botte. Guardate che belle anche queste muraglie. Scendiamo da questa strada, questo sentiero che è molto sconnesso. Vedete, quando un sentiero è tutto rovinato così si dice che è sconnesso. Scendiamo per questo sentiero, scendiamo lungo questo sentiero sconnesso, stando attenti a dove mettiamo i piedi. Se vedete rotolare me, la videocamera, tutto, vuol dire che non sono stato attento dove mettevo i piedi. Però beh, facilmente in questo caso ve la taglierei la scena, o forse no, ve la lascerei, dai, potrebbe anche essere divertente per voi più che altro, non tanto per me. E mentre ci incamminiamo vi spiego appunto questa cosa delle torbiere. Vi dicevo che quando si è formato il lago d'Iseo, probabilmente poi una parte, perché qui siamo nella zona sud prima del lago d'Iseo, la parte sud del lago d'Iseo, probabilmente una parte si è un po' ritirata nel corso dei millenni ed è rimasta questa zona che è una zona acquitrinosa, cioè sono delle paludi sostanzialmente, però non ve la spiego tutta adesso perché poi quando arriviamo là non ho più niente da dire ed è invece più bello se ve lo spiego mentre la guardiamo. Tra l'altro ragazzi, come sempre dobbiamo sbrigarci perché sono quasi le 4. Sono quasi le 4, vedete? Le 4. Sono 7 alle 4. 7 alle 4. Colpa mia, io sono sempre così, sono sempre all'ultimo minuto. Dico sempre, quando vado a fare queste cose bisogna partire presto, invece no, purtroppo ragazzi, è così. Arriviamo qui, si apre la vista, c'è questo bel ponticello in legno, tadam! Un ponticello in legno. E scendiamo di qui e si apre la vista sulle torbiere del Sebino.
ma attenti ai gradini perché altrimenti qui faccio un volo. Vedete, in lontananza sembra un lago, in realtà non è un lago, è una zona paludosa che alterna acque stagnanti, no? Una zona paludosa che alterna acque stagnanti a prati che poi spesso diventano umidi. Qui fra l'altro si chiama Le Torbiere perché qui c'era anche un'attività molto florida di estrazione della torba. Cos'è la torba? La torba sembra terriccio, è quella che si crea quando si lascia macerare l'erba, no? L'erba bagnata, mista acqua, mista terra, si crea appunto la torba che è piena di sostanze organiche. E cos'è che è successo? Nel 700, 800 si erano accorti che la torba era molto valida per essere bruciata, cioè aveva una resa calorica maggiore rispetto alla legna, inferiore rispetto al carbone ma superiore rispetto alla legna. Allora si sono messi a estrarre la torba e questa zona ha preso il nome di Torbiera. E nel corso dell'Ottocento, e non so fino a quando in realtà, usavano appunto questa torba sia per bruciare come se fosse legna, no? Quindi nelle case, ma anche per le attività commerciali. Ad esempio qui a Iseo c'erano le filande, cioè attività in cui si tesseva la seta e serviva ovviamente energia, e utilizzavano la torba anziché il carbone. Oggi non lo so ragazzi, perché non ho mai sentito nessuno che usa la torba oggi per bruciare. Sì, si usa, chi ha ancora, di solito nelle case abbiamo tutti il riscaldamento a gas metano, chi ha ancora la legna, quindi magari una stufa oppure un camino, utilizza di solito appunto la legna, oppure nelle stufe quelle apposta si utilizza il pellet, cioè quei granuli compattati che non è legna ma sono scarti di segatura. Non so esattamente cosa ci mettono, scarti di legna, scarti di segatura, e si fa il pellet che ha un ottimo potere calorico, il pellet. Allora, qui percorso centrale, dove stiamo andando noi? Andiamo di qui allora. Con questi video ragazzi faccio anche sport, faccio anche attività fisica. Io che ho un lavoro sempre sedentario, che lavoro al computer, con i video di italiano immersivo, voi imparate l'italiano e io mi tengo in forma. Vedete, prendiamo 2 piccioni con una fava. Imparate anche questo modo di dire. Prendere 2 piccioni con una fava vuol dire ottenere 2 benefici con una cosa sola. Qui un altro cartello dove ci danno di nuovo il benvenuto. Vedete, siamo proprio italiani, ogni 50 metri diamo il benvenuto. Siamo molto amichevoli e calorosi. Dice: rispetta il silenzio e la bellezza dei luoghi, seguendo queste semplici regole. E poi ci dice: lascia il cane a casa, ma perché? Non perché abbiano qualcosa contro i cani, anzi te lo spiega, ti dice: gli animali domestici vengono percepiti come potenziali predatori, perché questa è una zona naturalmente, una riserva naturale. Entriamo. Ci sono molti animali selvatici, piccoli animali selvatici, non è che ci sia chissà cosa, ci sono scoiattoli. Anche se adesso vi racconto un aneddoto interessante. Guardate questa edera che si arrampica sul tronco dell'albero. Dicevo, vi racconto una storia interessante. Qui qualche anno fa mi ricordo che tutta la comunità dei paesi limitrofi era andata tutta in subbuglio, era andata in tilt, perché qualcuno aveva avvistato qualcosa che sembrava un puma, una pantera, una tigre, comunque un grosso felino che si aggirava qui per queste vie nelle torbiere del Sebino. E ricordo che tutti i giornali ne avevano parlato, i telegiornali, erano partite le ricerche, e poi in realtà non ne ho più saputo niente,
non so se poi l'hanno trovata o no. Speriamo di non incontrarla oggi comunque. Sentite gli uccellini che cantano. Gli uccellini che cantano. Il termine tecnico esatto è cinguettano. Gli uccellini cinguettano. Il cinguettio degli uccellini. Però no, in modo un po' più poetico diciamo che gli uccellini cantano, perché il cinguettio degli uccellini sembra proprio un canto della natura. Qui raggiungiamo una bella panchina in legno, purtroppo vedete rovinata dai soliti intelligenti che fanno i graffiti. Questo è un problema un po' internazionale, mi sa, mi sa è un modo colloquiale per dire credo. E qui abbiamo una balaustra in legno, una balaustra di protezione e un punto di osservazione. Vedete, c'è questa pedana in legno, questa sorta di balconcino in legno che ci permette di osservare molto bene. Qui guardate, abbiamo dei cartelli, anche qui hanno fatto le scritte, incredibile ragazzi. Io non so come si possa voler rovinare qualcosa di pubblico, qualcosa di così bello soprattutto. Qui è bello appunto perché, anche se tu non te ne intendi, mettono tutti questi cartelli dove ti spiegano. Vedete, briglie e piloni, antichi camminamenti che gli estrattori della torba percorrevano. Oggi sono luoghi fondamentali per la nidificazione di molti uccelli. Nidificazione vuol dire quando fanno il nido e fanno i cuccioli. La parola briglia invece è un termine tecnico che nessuno normalmente conosce in questa accezione. Quando parli di briglie di solito normalmente si intende le briglie del cavallo, no? Quelle che tieni per far andare il cavallo. Guardate che bello. Queste sono le torbiere del Sebino. Quel pilone che vedete là in cemento, qui ce lo spiega, ci dice che i piloni che vediamo sono i basamenti, cioè le basi, dei tralicci. I tralicci sono i pali appartenenti alla vecchia linea elettrica. E vedete che dice i basamenti furono costruiti quando la parte orientale delle lame era ancora un prato umido. Vedete, usano la parola lame, che è il termine colloquiale che usiamo qui in questi paesi. Erano un prato umido, una riserva naturale bellissima. Ci sono molte specie di uccelli, molte specie di pesci in queste acque. E questa riserva non l'ho menzionato, ma chi mi segue già lo sa probabilmente perché ne parlo spesso. Chi non mi segue ancora, seguitemi per migliorare il vostro italiano. E adesso ho perso il filo, stavo dicendo che siamo nel cuore della Franciacorta, qui. Dovrebbero pagarmi ragazzi perché faccio promozione del territorio. Nessuno qui, neanche gli enti turistici fanno promozione del territorio come la faccio io. Qui arriviamo a un'altra scalinata, attenzione che questa è piuttosto ripida. Ripida vuol dire che va giù molto, molto ripida, vedete? Bisogna stare attenti. Ed ecco che con grandissima agilità il vostro Manuel percorre la scala in 4,48. Il 4,48, un altro modo di dire, vuol dire veloce. Qui ci avviciniamo, ecco, io guardo nel monitor per vedere cosa vi sto riprendendo, ma è il caso che guardi anche un po' davanti per evitare di finire nel lago, perché qui siamo proprio vicini. Ecco, non nel lago perché non è un lago, ma ricordiamolo, è una zona paludosa, quindi questa è sostanzialmente un grandissimo stagno, per così dire.
c'è un po' di vento, vedete che l'acqua è increspata perché oggi c'è un po' di vento. Lì cosa si intravede? Ah, si intravedono delle anatre o dei cigni, qua non vedo bene. Guardate che bello questo specchio d'acqua, si dice uno specchio d'acqua, specialmente quando è così calmo, sembra quasi uno specchio, no? Dove la luce si riflette. Oh, guardate qui i nostri amici. Guardate che sta arrivando verso di noi. Ciao. Ciao, come ti chiami? Saluta gli amici di Italiano Immersivo. Ah, avete visto? Ha scodinzolato. Ha scodinzolato, vi ha salutato. Se la passa bene lui, Se la passa bene lui. Comodo, tranquillo. Noi pensiamo, razza umana, di essere quelli più intelligenti del pianeta, ma loro, vedi, stanno così tranquilli, non hanno ansia, si fa il bagnetto tutto il giorno, avanti e indietro. Fra l'altro qui sarebbe stato bellissimo usare il drone, sapete che io sono appassionato di droni, solo che purtroppo il problema è che qui è zona rossa, è una zona rossa, cioè è vietato volare. E questo ve lo dico perché se venite in Italia, so che molti turisti ad esempio oggi viaggiano con il drone, no? Con un piccolo drone, magari quei piccoli droni, adesso senza fare nomi di marche e modelli, però quei tradizionali droni che si usano oggi, che leggeri, sotto i 250 grammi, attenzione che anche quelli sono regolamentati in modo molto severo in Europa e in Italia. Cioè io per poter andare con il drone, per poter pilotare il drone, ho il patentino, sono iscritto come pilota di droni, no? Come operatore di droni, e bisogna sempre verificare se la zona è zona rossa. E infatti capita molto spesso di sentire anche ai telegiornali di turisti, specialmente in zone turistiche, ad esempio non so, al centro di Roma, al centro di Milano, al centro di Venezia, turisti che vengono multati con multe salatissime. Una multa salata, o peggio ancora salatissima, vuol dire una multa molto cara, no? Perché hanno fatto volare il drone e non si poteva, ovviamente. Quindi ragazzi, adesso che vi ho dato anche questa chicca, cioè questo dettaglio bello, particolare, direi che sta venendo scuro, quindi ci avviamo, ce ne torniamo a casa. Cosa ne dite? Anche oggi vi siete fatti i vostri 15, 20, 25 minuti, adesso non so quanto uscirà questo video, di italiano, quindi potete essere contenti, orgogliosi e soddisfatti. Se vi iscrivete al canale fate contento anche me, oltre che ovviamente poter ritrovare i video più facilmente, anche con la notifica quando escono i nuovi video. E magari fatemi sapere nei commenti se vi piace, perché il canale sta crescendo molto bene, siamo arrivati a più di 4.000 iscritti, però adesso è un po' il momento anche per me di capire cosa vi piace di più, cosa vi piace di meno. Non voglio fare troppi formati video, perché voglio individuare quei 3 o 4 che vi piacciono e che sono più utili per voi, però ho bisogno un po' del vostro aiuto, voglio capire cosa vi piace, anche quanto tenerli lunghi, cioè 15 minuti, 20, 25, a volte mi capita di fare dei video anche come l'ultimo che è venuto più di 40 minuti ed ero un po' in dubbio, dico lo pubblico o non lo pubblico, mi sembra troppo per YouTube di oggi, no? Io stesso vedo che quando guardo un video, vedo 40 minuti, dico mamma mia, no? Però ad esempio quel video è uscito lungo, però ci stava, nel senso che era lungo per un motivo, no? Perché non mi piace mai tirare i video in lungo. Tirare in lungo vuol dire, no, allungarli inutilmente, ma se è lungo perché deve essere lungo, perché ci sono tante cose da dire, magari ci può stare anche. Però ripeto, ecco, ditemi se preferite un video di 20 minuti, 15 minuti o anche video magari di 30, 35, se per voi ci può stare o se sono troppo lunghi, ecco. E così iniziamo anche un po' a calibrare i contenuti meglio su quello che a voi effettivamente piace e interessa. Poi non si possono accontentare tutti perché tutti hanno gusti diversi, però cerchiamo di fare un buon compromesso
e di fare un buon lavoro, ecco. Quindi ragazzi, su questa bellissima visuale io vi saluto e alla prossima.